E ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Fabio e gestisco il blog di Viaggia e Impara, che tratta temi di arte, storia e viaggi. Bene ragazzi, in questo video parleremo di alcune curiosità relative all'Isola di Pasqua. Purtroppo non sarà una rubrica, io non sarò veramente lì per questa volta, infatti non ci sono mai stato, ma conto di andarci prima o poi. Ma vista la situazione, come ho spiegato anche nel video precedente, vi racconterò alcuni aneddoti interessanti comodamente qui da casa. Come al solito, prima di cominciare il video, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ad attivare la campanella degli avvisi in modo da essere sempre aggiornati. Tutti pronti? Iniziamo! L'isola di Pasqua, o Rapa Nui in lingua nativa, è un piccolo atollo di origine vulcanica che misura appena 160 km² e che si trova nel mezzo dell'Oceano Pacifico. È uno degli insediamenti abitati più isolati del pianeta, separato da migliaia di chilometri di distanza dall'America Latina a est e dagli arcipelaghi della Polinesia a ovest. Le prime tracce di vita umana sull'isola risalgono al 300 d.C. Tuttavia si pensa che una vera colonizzazione iniziò a ridosso dell'anno 1000 e forse continuò a più ondate fino al 1600. Le origini dei primi isolani non sono chiare. Non si sa se furono navigatori polinesiani o indios provenienti dalle coste dell'America Latina. Poi, nel 1947, l'esploratore e antropologo Thor Heyerdahl salpò con una zattera dal Perù per raggiungere l'isola di Pasqua e condurvi degli studi. Sebbene non chiarì l'origine dei primi abitanti dell'isola, il suo coraggioso viaggio dimostrò la reale possibilità di raggiungerla con un'imbarcazione primitiva. Ad ogni modo, i suoi abitanti prosperarono, dedicandosi all'agricoltura e all'edilizia, e fu proprio in questo campo che lasciarono un segno nella storia. Rapa Nui è famosa in tutto il mondo, infatti, per le sue enormi facce di pietra, i moai, che per anni hanno incantato i viaggiatori e fatto nascere domande sulla loro costruzione e sul loro scopo, ancora oggi non del tutto chiaro. Per alcuni rappresentano delle divinità, erette quindi a protezione dell'isola, per altri sono un tributo agli antenati della popolazione. In origine avevano un copricapo di pietra rossa, chiamato Pukao, e persino degli occhi di corallo bianco. Oggi il moai più grande dell'isola conserva entrambi questi aspetti e scruta i passanti fiero dei suoi 10 metri di altezza. Le statue venivano intagliate nella cava di pietra nota come Rano Raraku, situata a ridosso del vulcano, dove rimangono i solchi dai quali venivano staccate e trasportate in vari punti dell'isola con tronchi e corde. Pensate che ogni statua pesava diverse tonnellate e poteva richiedere mesi e mesi di lavoro. Ne sono state contate circa 1000, alcune delle quali rimaste incompiute nella cava. L'ultima, ancora ben visibile, sarebbe stata alta 22 metri e pesante 150 tonnellate. Ad un certo punto, quindi, forse intorno al 1500, la produzione dei moai cessa di colpo. Il loro culto viene abbandonato e molte di esse vengono addirittura distrutte. Per anni si è cercato di capire il motivo e il più plausibile è che la deforestazione provocata dagli isolani nella smania di costruire statue sempre più grandi a un certo punto abbia provocato carestie e conflitti tra le varie tribù. A prova di ciò sono stati trovati teschi umani con segni di traumi e molti resti di uova e ossa di uccelli, probabilmente cacciati dagli isolani che, non avendo più legno per costruire canoi e pescare, dovettero cercare una fonte di cibo alternativa. Ben presto gli uccelli nidificarono altrove e la popolazione, per sopravvivere, si appellò ad un nuovo culto religioso, quello dell'uomo uccello. Questa figura, metà uomo e metà uccello, è incisa su molte rocce dell'isola e non rappresentava solo una divinità, ma un rito che consisteva in una gara di abilità indetta da ciascuna tribù. Viene scelto un guerriero che deve raggiungere a nuoto l'isolotto di Moto Nui, dove nidificano le rondini di mare, e prendere il primo uovo deposto da riportare al proprio villaggio. La tribù che vince la competizione si guadagna così l'accesso prioritario alle scorte di cibo dell'isola, onde evitare scontri con le altre. Questo sistema permise quindi agli isolani di continuare a prosperare per diverso tempo, perché ritrovarono un certo equilibrio, almeno fino alla domenica di Pasqua del 1722. In quel giorno 3 navi olandesi, guidate dal capitano Jacob Roggeveen, attraccarono sull'isola, dandole così il famoso nome, e per la prima volta avvenne un contatto tra due civiltà rimaste per secoli all'oscuro l'una dell'altra. Il capitano descrisse la meraviglia provata alla vista dei moai e di come il paesaggio brullo dell'isola lasciasse interrogativi sulla loro costruzione. Gli olandesi ripartirono abbastanza presto, ma da quel momento in poi si sparse la voce dell'esistenza dell'isola e nel corso dei secoli a venire nuovi visitatori la raggiunsero.
4 anni dopo vi giunse l'esploratore britannico James Cook, che nonostante una permanenza di solo 2 giorni, fu il primo a scrivere un resoconto dettagliato dell'isola, facendo realizzare molti schizzi dei Moai, contribuendo così a renderli celebri nel mondo. Cook descrisse però che le condizioni degli isolani erano precarie e che la malnutrizione fosse evidente. Non a caso le continue incursioni degli occidentali, compresa quella dei francesi nel 1794, contribuirono a trasmettere agli isolani delle malattie a cui non erano preparati, come la sifilide e il vaiolo. All'inizio dell'Ottocento, inoltre, mercanti di schiavi peruviani rapirono e portarono in patria un gran numero di isolani, dando così il colpo di grazia alla loro già precaria esistenza. Pensate che nel 1877 l'isola contava a malapena 100 abitanti, un numero molto basso rispetto ai secoli precedenti. Di lì a poco la popolazione scomparve del tutto e oggi sull'isola non vi è legame di sangue tra i suoi antichi abitanti e quelli attuali, per lo più immigrati dal Perù e dal Cile. La verità sul passato dell'isola non è stata quindi tramandata e per anni si è cercato di trovare le risposte basandosi sui pochi dati raccolti. Questi erano i racconti dell'isola di Pasqua. Se ci riflettete un attimo, la sua storia rappresenta un monito per l'umanità, è l'esempio perfetto di come l'uomo rischia di distruggere l'ecosistema in cui vive se non sta attento. Quindi che ci serva da esempio, speriamo che prima o poi riusciremo a fare fronte comune e a prendere provvedimenti per salvare il nostro pianeta. Adesso invece parleremo di un'altra cosa interessante, le assurde teorie basate sui Moai. Allora, sulla presenza dei Moai, quindi le statue di pietra, sono state formulate veramente delle teorie assurde, di tutti i tipi. Naturalmente non le potrò elencare tutte, ma mi limiterò a quelle più, diciamo, divertenti o comunque interessanti, dai. Una delle teorie più discusse e più famose è quella avanzata dallo scrittore Erich von Däniken. Secondo von Däniken l'uomo sarebbe stato incapace di scolpire delle statue di pietra di quel tipo e sarebbe stato aiutato quindi da entità extraterrestri. Peccato che von Däniken non si sia mai recato sull'isola di Pasqua prima di avanzare la sua teoria, altrimenti avrebbe visto gli scavi archeologici e forse si sarebbe fatto 2 domande. Poi qualcun altro avanzò l'ipotesi che i Moai fossero stati scolpiti all'interno del vulcano e durante l'eruzione fossero stati sparati per aria per poi cadere a caso in vari punti dell'isola. Peccato solo che quel vulcano è spento da millenni. Oops. Infine, secondo un'altra teoria, anche questa molto discussa, durante la spedizione navale dell'imperatore cinese Kublai Khan, avvenuta nel 1274, mirata ad invadere il Giappone, una tempesta deviò la rotta di alcune navi che arrivarono all'isola di Pasqua e prestarono, per così dire, i loro elefanti agli isolani in modo da poter trainare effettivamente le statue nei vari punti dell'isola e lì erigerle. Questa teoria si basava sul fatto che non erano mai state trovate ossa di animali da tiro sull'isola, ma se è per questo non sono mai state trovate neanche ossa di elefanti. Per cui, nonostante secondo me sia la teoria più affascinante, direi che anche questa non sta in piedi. Spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. In questo caso mi raccomando un bel like. Ci vediamo ad un prossimo video e ricordatevi sempre, la curiosità non è mai abbastanza. A presto!